L'affordable housing nasce dall'esigenza di avere abitazioni di qualità a costi accessibili per le famiglie. È un obiettivo strategico, un'infrastruttura sociale essenziale per le nostre città, per la Lombardia, per Milano in particolare. Nel caso di Milano, che si è reinventata negli ultimi anni e che ha cominciato a percorrere un andamento di crescita importante, è ancora più strategico che questa crescita sia resa giusta, sostenibile, inclusiva, una crescita che non lasci indietro nessuno e anzi che fornisca opportunità a tutti. A Milano il rapporto fra i canoni di locazione e il reddito disponibile delle famiglie è uno dei più alti d'Europa, circa il 42%, molto al di sopra di quel 30-33%, oltre il quale si rischiano di compromettere quei bisogni essenziali come l'istruzione, la cultura, l'abbigliamento, nei casi più critici la salute e anche l'alimentazione. A Milano ci sono 415.000 famiglie che beneficerebbero di una offerta abitativa di qualità, inclusiva e a costi sostenibili, come quella dell'affordable housing. Redo è una società di gestione del risparmio regolata da Banca d'Italia, ma soprattutto è una società benefit certificata B Corp, uno standard internazionale che identifica le società impegnate su un percorso di trasparenza, accountability e di bilanciamento sociale e ambientale delle proprie attività. Redo si propone di coniugare il ritorno economico dei propri soci e degli investitori con obiettivi di impatto sociale identificati e monitorati nel tempo. Redo con il Fondo Immobiliare di Lombardia ha realizzato circa 2.600 appartamenti, ne ha 1.700 adesso in gestione, arriverà a 10.000 appartamenti di affordable housing nei prossimi 4-5 anni. Oggi ci sono 4.200 persone che abitano nelle nostre abitazioni e che hanno trovato una soluzione affordable alle loro esigenze abitative. Hanno un'incidenza sul reddito di circa il 25% e abbiamo stimato un risparmio di circa 2.600 euro l'anno per le nostre famiglie. La rigenerazione urbana per Redo si può dire che dopo 12 anni di lavoro e di esperienza in questo ambito si fonda essenzialmente su 4 pilastri: l'architettura, il verde, la socialità e la tecnologia. Nell'architettura cerchiamo di immaginare degli spazi, partendo dagli spazi esterni, che abbiano una qualità percepita molto importante, perché gli spazi dell'abitare vengono soprattutto in prima battuta definiti dagli spazi esterni. La tecnologia, che per la realizzazione delle nuove costruzioni è un elemento fondamentale e che ha impatti sia sulle strategie impiantistiche e quindi sui consumi dei nostri inquilini, sia sulla facilità di utilizzo dell'impiantistica che noi mettiamo nelle nostre case. La socialità, che i 2 punti precedenti contribuiscono ad alimentare, perché per noi l'architettura aiuta a far incontrare le persone. I nostri interventi sono tutti caratterizzati dagli spazi comuni, pensati e immaginati per fare delle cose, non solo dei luoghi vuoti. E infine forse il più importante, che è l'ambiente, dove a partire dalle tecnologie costruttive che impieghiamo, le strategie impiantistiche che andiamo a scegliere per ridurre i consumi e soprattutto utilizzare fonti rinnovabili, caratterizza un po' tutto il nostro modo di agire, perché ogni scelta viene intrapresa sulla base di questa necessità, cioè rispettare l'ambiente e realizzare interventi che siano sostenibili. Tra i servizi che sono dedicati alla sostenibilità ci sono sicuramente quelli dedicati al welfare, all'educazione, alla promozione della solidarietà a livello locale. Questo è molto importante per costruire una città inclusiva e non è possibile farlo senza
il supporto e l'apporto degli enti del terzo settore di una città, della società civile, dell'associazionismo e del volontariato. I nostri distretti ospitano molte soluzioni innovative, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista ambientale. Alcune di queste sono ospitate all'interno della app del quartiere. Questa app dà la possibilità a tutti di partecipare, collaborare, controllare i propri consumi e far partire dei nuovi servizi smart, come ad esempio la mobilità condivisa. E perché questo è importante? Perché la sostenibilità nel corso del tempo deve essere monitorata, controllata, conosciuta, proprio per capire quali sono gli step successivi per il raggiungimento di obiettivi globali.